Un altro progetto Granny sta approdando su questo canale. Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Come avete visto dall'anteprima, realizzeremo una bellissima borsa super primaverile, super estiva, molto pratica, comoda, da sfruttare, perché no, anche tutti i giorni. Direi che il progetto si presenta facile, anche se ci sono vari step da eseguire, però non per questo è difficile, anzi è alla portata di tutti, e poi passo passo, come sempre, vi mostro tutti i vari passaggi. Ma adesso passiamo all'occorrente, perché grazie alla materia prima, all'occorrente utilizzato, che sono riuscita a fare questo bellissimo progetto, anche particolare direi, perché è stato realizzato anche grazie a delle mattonelle in ecopelle. Dunque ho utilizzato esattamente 2 gomitoli da 50 grammi di cotone fiocco sfumato nella variante lilla. Ebbene sì, mi sono rimasti 3 gomitoli da 50 grammi, 150 grammi. Potrei anche farci qualche top estivo da abbinare alla borsa. Poi 9 mattonelle in ecopelle nella variante lilla che misurano 7 cm x 7 cm. Ci occorreranno 9 pezzi di rete 7 cm x 7 cm per andare ad irrigidire ciascuna mattonella che andremo a realizzare noi. Altri 2 pezzi di rete 22 cm x 4 cm, altri 2 4 cm e mezzo x 13 cm e mezzo e poi un pezzo 54 cm e mezzo x 23 cm. Quindi segnatevi tutte queste misure perché vi ritorneranno utili, ma comunque tranquille, perché poi durante il tutorial vi suggerirò tutte le misure utili. Ho utilizzato anche uno scampolo per andare a foderare il progetto, e per quanto riguarda tutti gli accessori metallici utilizzati, tutti nella variante oro, tra questi abbiamo come chiusura 2 bottoncini, dove da una parte abbiamo le alette, dall'altra parte il bottoncino a pressione, molto utili, ve li suggerisco sempre. Poi 2 ponticelli con le alette, 2 moschettoni a ventaglio, poi ci occorrerà chiaramente una catena, una tracolla. Ho utilizzato questa nella variante panna con dettagli oro, ci sta precisa. Tutti questi materiali che vi ho mostrato e vi ho elencato potete reperirli sullo shop online di Filati Trasfere. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi sotto al video nell'info box, quindi basta che cliccate su ciascun link, verrete riportati direttamente al materiale mostrato. Io spero che il progetto vi piaccia. Se provate a replicarlo, mi raccomando, taggatemi sui vostri post, in questo modo riesco anch'io a vedere i vostri progetti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina, importantissima, perché vi arriva la notifica ogni qualvolta esce un nuovo video. Seguitemi sui social Facebook ed Instagram, mi raccomando. A questo punto sigla! Intanto andiamo a realizzare le mattonelle. Prendo il filo e faccio un anello magico, uncinetto di lavorazione 2,5. Entro all'interno dell'anello magico, prendo il filo e vado a bloccare con una catenella. Vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse. Se lo preferite fate anche le 3 catenelle. Subito dopo aggiungiamo altri 2 punti per un totale di 3. Facciamo una catenella di separazione e ripetiamo per altre 3 volte. Certamente terminiamo il giro con una catenella, tiriamo la coda e andiamo a chiudere l'anello magico, ci inseriamo nel primo punto alto e andiamo a fare un punto bassissimo. Catenella. Secondo giro, dobbiamo andare a lavorare in ciascuna catenella che abbiamo. Quindi cosa faccio? Ritorno indietro nella catenella precedente, prendo il filo e vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse. Ne aggiungo altri 2. Secondo punto alto, terzo punto alto. Andiamo nella seconda catenella, prendiamo il filo e facciamo un gruppo di 3 punti alti. 1, 2 e 3.
una catenella di separazione e altri 3 punti alti nello stesso spazio. Filo sull'uncinetto e passiamo alla catenella successiva. Ripetiamo sempre 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Una catenella e altri 3 punti alti. Avremmo completato il giro, ma se vi ricordate abbiamo lasciato in sospeso un modulo, il primissimo, e adesso lo andiamo a recuperare. Vado nel primissimo spazio, aggiungo i 3 punti e anche la catenella, per cui andiamo a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. E voilà, avete visto, abbiamo realizzato un quadrato. Partiamo sempre dalla catenella di separazione, quindi faccio la catenella e vado direttamente nella catenella. Ora, se non volete fare in questo modo, potete fare anche le 3 catenelle adesso e aggiungere 2 punti alti, inserendoci sempre nella catenella. Quindi se non volete fare le 2 maglie basse, potete fare in questo modo. Ve lo potevo dire anche prima, mi è venuto in mente adesso. Anche qui, al termine del giro, andremo a completare il modulo. 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti. Intanto andiamo avanti. Andiamo a lavorare esattamente in questo spazio, tra un modulo e l'altro. Però non entreremo nello spazio dei 2 moduli, ma entreremo nel secondo punto alto del primissimo giro. Quindi prendo il filo, qui lo vedete il primo punto alto, e andiamo a pareggiare innanzitutto le asole, altrimenti si va a formare uno scalino, quindi pareggiamo tutte le asole e chiudiamo. 1, pareggiamo le asole, 2 e di nuovo pareggiamo le asole, chiudiamo le 2 e le altre 2 e voilà, si viene a creare questo motivo molto particolare. Quindi la mattonella rimane comunque semplice, ma allo stesso modo, se la guardate bene, particolare, perché ci sono tutti questi punti a canestro, tra virgolette, un po' in rilievo. Ora andiamo avanti, filo sull'uncinetto e sempre nell'angolo, nella seconda catenella dell'angolo, facciamo l'aumento. Primo gruppo di 3 punti alti, una catenella di separazione e di nuovo 3 punti alti e abbiamo formato il primo angolo. Filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare tra un modulo e l'altro, ma anziché inserirci qui ci inseriamo nel secondo punto alto del primissimo giro. Pareggiamo sempre le asole, mi raccomando, chiudo, chiudo. 1, 2, 3. Quindi andiamo a completare il primissimo modulo, l'ultimo angolo, andiamo a lavorare i 3 punti alti, 1, 2, 3 e terminiamo sempre con una catenella. Andiamo nel primissimo punto alto e andiamo a chiudere il giro. Catenella. E partiamo sempre dall'angolo e come notate né il punto di avvio né di chiusura si nota in questo modo. Sembra un'unica lavorazione senza uno stacco, insomma. Partiamo sempre allo stesso modo, per cui vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse, casomai fate le 3 catenelle, aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Non appena terminiamo il giro completiamo l'angolo. Ora, se prima avevamo lavorato un gruppo di 3 punti alti al centro del secondo punto, durante questo giro lo facciamo per 2 volte, quindi andremo a lavorare nel secondo punto del secondo giro, quindi qui abbiamo il secondo gruppo di 3 punti alti e l'altro modulo lo lavoriamo esattamente qui. Adesso perché io lavoro in questo modo questi gruppi di 3 punti alti, insomma diciamo appunto canestro? Perché il mio intento era quello di realizzare una mattonella il meno traforata possibile. Infatti, come notate, non si notano spazietti vuoti. La mia mattonella non doveva essere traforata. Perché? Perché in un secondo momento andremo ad aggiungere la rete dietro. Quindi se avessi fatto
Per esempio, i 3 gruppi di punti alti qui, tra un gruppo e l'altro, stessa cosa qui, avrei allargato di gran lunga questo spazietto e quando avrei assemblato la rete si sarebbe vista. Quindi questo cosa avrebbe comportato? Un passaggio in più, magari andare a fare una doppia fodera, sia fuori sia dentro la mattonella. Quindi per semplificare il più possibile ho deciso di realizzare una mattonella non traforata. Tutto qui. Quindi detto questo andiamo avanti. Vado sempre nel secondo punto alto, pareggio le asole e chiudo. 1, 2 e 3. Perfetto. Ora di nuovo gruppo successivo, vado a fare gli altri 3 punti alti e poi passo al primissimo angolo. Qui lavoriamo sempre nella catenella i gruppi di 3 punti alti separati da una catenella. 1, 2, 3, catenella di separazione e altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Adesso mi ritrovo con i gruppi di 3 punti alti, 1 e 2. Andiamo a lavorare nel secondo punto del secondo giro. Io penso sia abbastanza chiaro. Continuiamo per l'altro angolo, per gli altri 2 gruppi, angolo, 2 gruppi. Ci vediamo direttamente per chiudere il giro. Ultimo angolo, 3 punti. Una catenella di separazione e vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella. Diciamo che abbiamo terminato la nostra mattonella. Adesso andremo a fare un giro di rifinitura che ci permetterà 2 cose. 1, di irrigidire la mattonella con la rete. 2, di avere su ogni lato, escludendo gli angoli, 14 punti e dopo vi spiego perché 14 punti. Prendo la mia rete e inizio. Intanto mi inserisco nel primo punto alto questa volta e nel secondo quadratino, questo lo lascio per lavorare l'angolo e vado a fare il primo punto basso. Vi ricordo che il pezzetto di rete misura 7 cm x 7 cm, poi punto successivo, un punto basso, punto successivo, un punto basso e così via. Ecco qui, prendo anche la rete. L'ultimo punto alto lo blocco nel penultimo punto, mentre la catenella dell'angolo la blocco qui. Se c'è un po' di rete qui che ci dà fastidio, lo andiamo a tagliare senza tagliare il quadratino, così andiamo lisce. Per cui qui vado a fare 3 punti bassi. 1, 2, 3. Perfetto. Poi continuo sul secondo lato, lavorando sempre un punto basso in ciascun punto. 1, 2, andiamo nell'angolo e facciamo 1, 2, 3 punti bassi. Ok, vedete? La rete si vede? Non si vede, quindi io direi perfetto, preciso. Continuiamo per gli altri 2 lati, sempre allo stesso modo e come al solito ci vediamo qui. Terzo ed ultimo punto dell'angolo, andiamo a tagliare il filo. Sfiliamo e prendiamo un ago. Non chiudiamo nel primo punto, mi raccomando, ma nel secondo, altrimenti realizziamo un'asola in più e non va bene. Come vi dicevo prima, i punti qui, esclusi gli angoli, devono essere 14 per ciascun lato. Salto il primo punto, vado nel secondo, vado al centro dell'ultimo punto e poi vado a bloccarmi il filo anche sulla rete, perché no? Quindi nodo e lo disperdo dentro. Taglio l'eccesso. Prima mattonella pronta, non misura più 7 cm ma 7,5 x 7,5. Fatta la prima mattonella ne andremo a fare altre 8 per un totale di 9 e abbiamo concluso una primissima parte. Passiamo alle mattonelle in ecopelle.
che misurano 7 cm x 7 cm. Riprendiamo il filo e andiamo a fare un cappio, questa volta uncinetto di lavorazione numero 2 che è abbastanza sottile da permetterci di entrare in ciascun foro senza alcuna difficoltà. Mi raccomando, è fondamentale iniziare con una catenella che a fine giro diverrà una maglia bassa, quindi mi raccomando, iniziamo con una catenella e sempre nello stesso foro aggiungiamo un punto basso per un totale di 2. Nei prossimi 2 fori ripetiamo 2 punti bassi. Nel foro dell'angolo andiamo a lavorare 5 punti bassi che sono sufficienti a ricoprire tutto l'angolo. Nei prossimi 5 fori 2 punti bassi nel foro dell'angolo di nuovo 5 punti bassi e continuiamo così per tutto il giro finché non lo terminiamo, insomma. Ultimo punto basso. Benissimo, stacchiamo il filo, sfiliamo e con l'aiuto del lago andiamo a realizzare l'asola alla catenella iniziale. Andiamo al centro dell'ultimo punto, andiamo a bloccare e disperdere il filo tra le maglie e voilà! Anche mattonella in ecopelle terminata. Con il giro di rifinitura maglia bassa siamo passati da 7 cm a 7 cm e mezzo, proprio come la mattonella all'uncinetto, e dopo aver fatto la prima mattonella faremo lo stesso lavoro sulle altre 8 mattonelle, proprio come ho fatto io. Ecco qua, quindi abbiamo 9 mattonelle in ecopelle, 9 mattonelle all'uncinetto. Ora, se vi ricordate bene, io poco fa vi dicevo che avevo l'esigenza, la necessità di avere 14 punti su ogni lato escludendo gli angoli, perché anche qui in questa mattonella mi ritrovo con 14 punti su ciascun lato esclusi gli angoli. Questo perché per facilitare sia a me ma soprattutto a voi e alle principianti il passaggio successivo della cucitura. Durante la cucitura andremo a cucire punto per punto senza avere il problema di avere un punto in più o un punto in meno nelle due rispettive mattonelle. Credetemi che ho cercato di semplificare proprio al minimo il progetto affinché fosse accessibile a tutti, alle più esperte e alle meno esperte. Ora, oltre a questo, ho cercato il giusto compromesso affinché ottenessi una mattonella non traforata, una mattonella delle stesse dimensioni della mattonella in ecopelle compreso di giro di rifinitura, quindi 7 cm x 7 cm. Come notate coincidono perfettamente, sono precise. Ultimo punto, ma non meno importante, avere 14 punti qui e 14 punti qui, insomma lo stesso numero di punti per facilitare la cucitura. Infatti questa lavorazione, questa mattonella potrebbe definirsi un mashup di 3 mattonelle classiche che penso che tutte noi conosciamo, proprio è un mix di 3 schemi diversi che io ho lavorato, ho modificato man mano che andavo avanti, perché come vi dicevo prima dovevo trovare il giusto compromesso e ci sono, devo dire, riuscita. E tra l'altro la trama, la texture mi piace tantissimo, insomma è venuta fuori una bellissima mattonella a parer mio. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate. È stato un lungo lavoro, ho impiegato un po' di tempo, però alla fine sono soddisfatta di esserci riuscita. Ora passiamo alla disposizione delle mattonelle, altro passaggio fondamentale. Le disporremo esattamente in questo modo. Giustamente l'inquadratura è quella che è, quindi cerco di abbassare il lavoro per mostrarvi come termina il lavoro. Quindi partiamo da ecopelle, uncinetto, ecopelle e poi così via, quindi tutte sfalsate tra loro. Abbasso il mio lavoro e procedo, perché termineremo esattamente in un altro modo. Termineremo con 2 mattonelle, una a destra e una a sinistra, e una mattonella in ecopelle centrale. Ora cosa dovremmo fare? Dovremmo cucire tutte queste mattonelle, no? Però una volta che
ripieghiamo su se stesso il pannello rettangolare si potrebbe verificare un piccolo problemino, ovvero che il pannello rettangolare non si flette bene. Quindi che cosa ho studiato io? 2 fasce all'uncinetto, anch'esse irrigidite, da inserire sia su questa zona qui, come questa, ne ho realizzate 2, adesso vedremo come fare, ma devo irrigidirla e poi lo faremo insieme. Ecco qui. Queste 2 fasce, vi dirò centimetri e tutto dopo perché la faremo insieme, mi permetteranno di flettere 2 zone del progetto, ovvero parte dietro con patella, parte davanti con parte dietro e quindi base. Quando si tratterà di andare a cucire il tutto non avremo alcun problema perché i punti sia sul lato che sull'altro lato coincidono perfettamente con i punti delle mattonelle stesse. Insomma, davvero ho progettato questo progetto ad hoc, non dovreste avere problemi, penso di esserne certa, però come sappiamo sicura c'è solo una cosa, rimango sempre disponibile per qualsiasi dubbio o chiarimento. Per realizzare la fascia basterà intanto andare a ritagliare un pezzo di rete 22 cm x 4 cm, prendere nuovamente il filo di lavorazione e l'uncinetto 2,5 e avviare una serie di catenelle. Io adesso vi faccio un campioncino perché come avete visto ho già pronte le 2 fasce. Bisogna avviare 47 catenelle. Ok, mettiamo caso che queste sono 47 catenelle, l'ultima servirà per girare il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 46 punti bassi. Una volta terminata la prima riga di 46 punti, faremo una catenella e andremo avanti lavorando sempre 46 punti in righe di andata e di ritorno per un totale di 9 righe. Dopodiché entra in gioco la rete, quindi non solo andremo ad irrigidire la nostra fascia, ma la andremo a definire, in modo da avere anche in questi 2 pezzi gli angoli. Gli angoli ci servono perché dobbiamo andare ad assemblare le altre mattonelle. 9 righe, catenella, giro il mio lavoro e vado ad agganciarmi esattamente nel primo punto e nel primo quadratino della rete. Per comodità vi consiglio di tendere il lavoro in questo modo, in modo da far coincidere tutto. Vedete, le misure sono precise ed esatte. Prendere una mollettina così e andare a bloccare il tutto. In questo modo lavorate in maniera tranquilla senza che la striscia si muova. Vado a lavorare sempre 46 punti, prendendo stavolta la rete. Penultimo punto e poi qui abbiamo l'ultimo punto. Entriamo nell'ultimo quadratino e facciamo l'aumento di 3 punti, facciamo l'angolo. 2 e 3, perfetto. Proseguiamo sul lato più corto, bisogna fare un punto in ciascuna riga. Con il terzo punto abbiamo già lavorato l'ultima riga, passiamo alla riga successiva e facciamo un punto basso. Riga successiva, un punto basso, riga successiva e così via. Non è affatto difficile, avete visto, viene tutto in automatico, nemmeno bisogna controllare la rete dietro perché entrando nel punto prenderete in automatico anche la rete. Ok, ora l'ultimo punto lo vado a fare prendendo la catenella iniziale e l'ultimo quadratino. 1, 2 e 3. E poi andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella che abbiamo al di sotto. Ok, ultimo punto. Adesso non vado a fare un altro punto per un totale di 3 con il primissimo fatto, ma andiamo a fare l'asola di chiusura che fungerà da angolo. Andiamo a tagliare il filo e lo sfiliamo. Ne tagliamo un bel po' perché comunque dobbiamo cucire, no? Vado a prendere l'ago ed intanto vado a fare un'asola. Mi inserisco nel primo punto e al centro dell'ultimo. Ecco qui. Possiamo bloccare il filo sulla rete, no? E se andate a cucire con ago e filo, vi inserite direttamente
nella catenella dell'angolo e andate a cucire. Partiamo assemblando le prime mattonelle. Chiaramente quello che adesso vediamo insieme lo ripeteremo per tutte le altre mattonelle, ve lo mostrerò una volta, altrimenti il video durerebbe in eterno. Vado a prendere le prime 6 mattonelle. Prima vi ho anticipato che avrei cucito con l'uncinetto, ma non con il 2,5 ma con il 2. In questo modo riuscirò ad entrare in ciascuna asola in maniera corretta senza perdere la pazienza. Qui siete libere, chiaramente chi preferisce cucire con ago e filo, cucire con ago e filo, a zig zag o attorno alle asole. Insomma, io trovo che questo metodo sia molto più veloce e molto più comodo per me. Mi trovo meglio così. Inizio a cucire le prime 6 mattonelle in maniera orizzontale, poi volterò il mio pannello e, eseguendo lo stesso procedimento, cucirò le prime 4 e le altre 4. Penso sia chiaro. Entro nella metà catenella, quella che si trova davanti a noi, la seconda dell'angolo, ed entro allo stesso modo nella seconda dell'angolo dell'altra mattonella. Cappietto già fatto, lo faccio passare attraverso la mattonella in ecopelle e attraverso la mattonella all'uncinetto. Bene, proseguiamo sempre allo stesso modo. Vi ricordo che abbiamo 14 punti qui e 14 punti qui. Proprio in questo passaggio non c'è alcuna difficoltà. Metà catenella successiva, prendo il filo e lo faccio passare attraverso metà catenella, filo e chiudo, metà catenella e chiudo. Io preferisco questa cucitura, è molto pulita, non si nota molto, insomma mi trovo meglio così. Ultimo punto e ho chiuso. Già ho assemblato le 2 mattonelle e come notate sono precise. Fatto questo, passo direttamente alle altre 2 mattonelle successive. Come abbiamo fatto prima, il procedimento è sempre lo stesso. Entriamo nel secondo punto metà asola, nel secondo punto dell'angolo metà asola, prendo il filo e le vado a bloccare tutte. Ecco qui. Punto successivo, prendo il filo e blocco. Punto successivo, prendo il filo e blocco e insomma e così via. Questo è il procedimento. Non faccio nulla di diverso da quello che state vedendo, continuerò in questo modo per queste 2 mattonelle, poi vado a congiungere le altre 2. Come avete visto, bene, sono arrivata alla fine, vado a bloccare angolo, il secondo angolo pannello uncinetto ed il terzo, ovviamente poco fa non ve l'ho detto, ma qui ci ritroviamo con 5 punti, quindi non sarà il secondo punto ma sarà il terzo punto, perché il secondo già lo abbiamo bloccato col primo. Spero che non vi confondiate, ma comunque i punti sono quelli e vi coincidono, giusto per essere chiari. Quindi ultimo punto bassissimo, catenella di sicurezza, possiamo staccare il filo. Adesso questa è la situazione, giriamo il nostro lavoro e assembliamo 1 e 2 con 1 e 2. Sempre allo stesso modo, l'unica differenza è che qui già abbiamo le mattonelle collegate, ma noi passeremo sopra la catenella e continueremo allo stesso modo, magari ve lo mostro, può esservi utile. E adesso passiamo direttamente alle 2 mattonelle successive, 1 e 2, angolo con angolo, li andiamo a lavorare di nuovo e chiudiamo. E di nuovo 1, 2 e chiudiamo. Avete visto? Non è per niente complicato. 1 e 2 e chiudo e continuo così fino a quando non termino la cucitura. Blocco gli angoli, catenella di sicurezza, stacco il filo e riparto bloccando le altre 2. Quindi continuiamo da sole perché i passaggi sono sempre ripetitivi. Adesso entra in gioco una delle 2 fasce. Questo mi occorrerà per cucire l'altro blocco da 6 mattonelle, quindi qui lo vado a prendere nuovo, vado a prendere 1, 2, il secondo punto, 1, 2 dell'altra mattonella, cappietto e tiro fuori, blocco tutto. Ok, maglia successiva, prendo il filo e blocco tutto,
maglia successiva, maglia successiva, uno, 2 e 3 e continuo. Siamo nella zona dell'angolo, quindi metà asola della fascia, angolo già bloccato in precedenza, prendo il filo e blocco. Punto successivo, metà asola, mattonella successiva, angolo già bloccato in precedenza, tiro fuori e chiudo tutto. E poi proseguo con i punti liberi. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e così via. Una volta che terminiamo, blocchiamo sempre gli angoli, catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Bene, una volta cucite tutte le mattonelle e le due fasce, questo sarà il risultato. Il nostro pannello rettangolare misurerà 23 cm per 54 cm, ma ancora non abbiamo finito. Andremo a rifinire tutto a maglia bassa. Riprendo nuovamente il filo, faccio un cappio, uncinetto di lavorazione sempre 2,5. Dunque possiamo partire da una maglia qualsiasi, facciamo anche questa centrale della mattonella. Tiro fuori il cappio e vado a fare una semplice catenella. Dopodiché andrò a lavorare un punto in ciascun punto e poi vediamo come risolvere lo scalino che si forma naturalmente tra una mattonella e la fascia e così via. Vado a lavorarmi i primi punti bassi. Qui abbiamo l'angolo già lavorato e vado a fare un punto prendendo entrambe le asole. Qui ho il punto bassissimo della cucitura, entro e faccio un punto basso. E poi entro di nuovo nell'angolo della fascia e vado a fare un punto basso. Per cui quando ci ritroviamo in questa situazione andremo a fare un punto basso nell'angolo già cucito precedentemente, un punto basso nella maglia bassissima della cucitura e un punto basso nell'altro angolo. Lavoriamo tutti i punti, poi possiamo proseguire in maniera tranquilla, lavorando sempre un punto basso in ciascun punto sottostante. Mi ritrovo nuovamente all'angolo e vado a fare un punto basso, ce ne accorgiamo perché già è stato cucito. Un punto basso nella maglia bassissima, quindi entriamo al centro, proprio tra una mattonella e l'altra o una mattonella e la fascia, angolo, un punto basso, vedete? E procediamo. Adesso qui ho la mattonella in ecopelle, quindi vado a fare un punto in ciascun punto. Sono arrivata all'angolo, al secondo punto, vado a fare 3 punti. 1, 2 e 3. Ok, posso girare leggermente il mio lavoro e procedere per come già abbiamo visto sul lato. Un punto basso, qui lavoriamo 3 punti, uno su ciascuno. Vi dicevo poco fa, quando ci ritroveremo alla mattonella finale, avremo le 2 mattonelle in ecopelle. Negli angoli andremo a fare l'aumento proprio nel terzo punto, perché qui abbiamo 5 punti, quindi 1, 2, 3. E faremo 3 punti bassi, stessa cosa dall'altra parte. Dunque io direi di continuare da sole, ci vediamo alla fine del giro, così vediamo come chiudere, ma chi mi segue lo sa benissimo, e poi vedremo come procedere, ovvero se applicare ulteriormente un altro pezzo di rete per andare ad uniformare tutto il pannello sia all'uncinetto che in ecopelle, perché come notate si potrebbe piegare naturalmente e non vorrei fosse così. Vediamo un po'. Ultimo punto basso e poi vado a fare l'asola, quindi entro nel primo punto basso subito dopo la catenella iniziale, prendo l'asola, faccio passare, inserisco l'asola sull'uncinetto, tiro il filo di lavorazione, lo prendo e lo faccio passare attraverso le 2 asole. Quindi sono pronta per la catenella e per fare eventualmente un secondo giro. Poco fa ero titubante sul fatto di inserire o meno un altro pezzo di rete. Alla fine ho deciso di sì, per cui bisogna prepararsi anche un pezzo di rete rettangolare. Io ho tagliato esattamente 54 cm e mezzo per 23 cm in altezza, quindi me lo sistemo per bene qui e lo vado a fissare con delle mollette, così mentre lavoro non si muove nulla. Facendo in questo modo non ho bloccato la rete, sfilo un attimino, quindi mi inserisco qui, prendo anche la rete
poi inserisco il cappio, così già blocco subito la rete, altrimenti l'ultimo punto non lo bloccheremo mai perché andremo a chiudere con una sola di chiusura. Ok, tiro tutto e faccio scorrere, guardate, c'ho l'asola, ho preso la rete e il tutto, quindi prendo adesso il filo, lo faccio scorrere attraverso, sbuco fuori, ok, ho bloccato già fin da subito la rete, quindi andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante prendendo anche la rete al di sotto. E vedrete come si sistemerà perfettamente il lavoro. Il pannello, uncinetto e decopelle diventerà un tutt'uno con la rete. Quando arriviamo al secondo punto dell'angolo facciamo sempre l'aumento, abbiamo 4 angoli, quindi 4 aumenti e poi procediamo lavorando soltanto un punto in ciascun punto. Ho terminato il mio secondo giro di rifinitura incorporando anche la rete e adesso vado a chiudere il giro con ago e filo. Abbiamo sempre iniziato con la catenella iniziale, ci inseriamo nel primo punto basso subito dopo la catenella e poi al centro dell'ultima. Benissimo. E sia sul lato che sull'altro lato abbiamo lo stesso numero di maglie. Blocchiamo il filo con un nodo e lo disperdiamo tra le maglie. Ho fatto proprio bene ad applicare nuovamente la rete perché adesso il pannello è un tutt'uno praticamente. Possiamo anche applicare la chiusura, però soltanto metà, quindi la parte con le alette. I bottoncini li applicheremo dopo. Ne possiamo applicare uno qui all'angolo proprio, posso applicare la griglietta, mi aggancio ovviamente alla rete e apro le alette verso l'esterno. Prendo sempre uno scampolino e vado a schiacciare le alette. Questo mi serve per non danneggiare l'altra metà in metallo, ecco, per non graffiarla. Schiaccio per bene, mi assicuro di aver fissato, aperto bene le alette ed il gioco è fatto. Ripeterò la stessa operazione anche dall'altra parte e anche questa è stata fatta. Adesso andiamo alla fodera. Io l'ho quasi terminata. Ho fatto una doppia fodera, quindi da una parte ho del tessuto in cotone e dall'altra parte del tessuto in raso. Perché? Per nascondere la rete al di sotto. Insomma, lo scampolo in raso non bastava a nascondere la rete perché si intravedeva un po'. Innanzitutto, quali misure ho preso? Le misure del corpo della borsa, quindi il lungo rettangolo. E poi ho abbondato con qualche centimetro in più, come notate qui già è cucito, qualche centimetro in più per lato. Meglio sempre abbondare che non avere abbastanza tessuto. Quindi cosa ho fatto? Ho messo il tessuto in raso con il tessuto in cotone dritto su dritto. La parte bella si trova all'interno, mentre questa che state vedendo è la parte brutta, la parte retro. E poi ho cucito chiaramente tutto il perimetro. Mentre cucivo però con la macchina da cucire ho lasciato questo spazietto vuoto, perché cosa faccio adesso io insieme a voi? Farò uscire la parte del dritto e subito dopo andrò a ricucire nuovamente il perimetro andando a chiudere anche questo buchetto. Prima di farlo però devo andare ad eliminare l'eccesso, perché una volta che vado a capovolgere la fodera mi rimane questo eccesso, è antiestetico e fa spessore, no? Quindi innanzitutto vado a tagliare gli angoli, chiaramente vi faccio vedere in maniera veloce quello che vado a fare, così avete una linea guida da seguire in più. Vado a capovolgere bisogna andare a stirare il tutto perché non si può di certo presentare così il lavoro, andare a chiudere il buchino. Andrò a fare una cucitura proprio qui al margine. Una volta fatto questo andrò a cucire la fodera al corpo della borsa. Come notate ho già foderato, ho applicato anche una passamanneria fatta all'uncinetto, l'ho applicata con della colla, ma ancora devo andare a rifinire questa zona qui, ovvero i 3 lati, semplicemente con il filo e l'ago. Casomai dopo ve lo mostro velocemente, ma chi mi segue conosce benissimo questo passaggio. Vi mostro velocemente come fissare l'altra metà della chiusura magnetica. Ho praticamente messo la metà chiusura esattamente qui e poi ho chiuso la mia patella. Una volta posizionata bene la patella ho fatto una leggera pressione giusto per avere un punto di riferimento direttamente sul tessuto. E cosa ho fatto?
l'ho inserito e l'ho fatto passare attraverso, realizzando così un bel foro. Prendo adesso la mia metà chiusura, la inserisco esattamente nel foro che ho già realizzato in precedenza e lo faccio passare attraverso la rete, attraverso la stoffa chiaramente. Ecco qui, e voilà. Prendere il bottoncino, inserirlo all'interno, schiacciare un po' con le dita e poi ultimare il lavoro con delle pinze. Prendo sempre un pezzo di scampolo per non andare a graffiare il bottone oro e vado a schiacciare. Vi mostro velocemente come ho realizzato la passamaneria. Ho fatto un cappio, tutto questo con l'uncinetto 3,5, ho fatto 3 catenelle e una maglia alta sulla prima catenella. Chiudo le prime 2 e le altre 2 e realizzo questo motivo. E ho ripetuto questo motivo per un tot di volte, insomma un tot di motivi sufficienti a ricoprire tutto il perimetro del mio pannello rettangolare, ecco. Ecco qua, questo è il motivo. E voilà, il corpo del progetto è stato, come notate, completato. Adesso mancano soltanto i laterali. Un laterale l'ho già realizzato e fissato, in realtà ho fatto anche l'altro, è un passaggio che non vi mostrerò perché è semplicissimo. Uncinetto di lavorazione per i due pannelli, sempre il 2,5. Occorrerà avviare 11 catenelle e poi andare a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 10 maglie basse. Bisogna continuare così per un tot di righe, che sono 32 righe. Dopodiché occorrerà tagliare un pezzo di rete esattamente 4 cm e mezzo per 13 cm e mezzo in altezza, che andremo a fissare con il giro di rifinitura a maglia bassa. Un punto basso sempre in ciascun punto, 3 punti bassi negli angoli e un punto basso in ciascuna riga sottostante. Finito tutto il giro, ho tagliato il filo e l'ultimo punto, quindi il secondo punto dell'angolo, l'ho sostituito con la catenella, ago e filo al solito. Infine ho applicato il ponticello, quindi l'ho fissato al centro del mio pannello rettangolare, ho fatto passare le alette anche attraverso la rete, ho messo la sua griglietta e ho chiuso le alette all'interno. Ed il primo, il secondo, in questo caso laterale, è pronto. Per completare i due pannelli, come ultimo step, andremo a foderarli. Ultimissimo step, cucire i due pannelli. Come notate, già mi sono agganciata sul retro del mio pannello, sono uscita dal secondo punto dell'angolo e senza fare troppi calcoli mi aggancio direttamente al secondo punto dell'angolo. Vado a fare come al solito 2 belle passate per rinforzare l'inizio. Lo stesso farò a fine cucitura. Ora da questo momento in poi possiamo andare a cucire in maniera spedita, senza contare i punti sia da una parte che dall'altra, perché già ci ho pensato io. Quindi ho costruito anche i due laterali ad hoc, non potete davvero sbagliarvi, andrete a cucire punto su punto, quindi punto successivo con il secondo punto. Sapete che io sempre vi dico di imbastire grossolanamente i pezzi per favorire la cucitura, per non cucire i pezzi storti, no? Questa volta non è necessario perché ho costruito, come vi dicevo prima, lo schema ad hoc, quindi proprio adatto a questo progetto, con i punti che coincidono sia sul laterale sia sul corpo del progetto, per cui anche qui ho semplificato al minimo il tutto. Sto per arrivare alla fine del mio pannello, guardate, qui c'è l'angolo. Qui non preoccupatevi, procedete come già avete fatto prima. Vedrete che il corpo del progetto si modellerà da solo. Insomma, il laterale si adatta perfettamente alla zona curva che abbiamo. Ora blocco l'angolo, proprio non salto alcun punto. Ho girato leggermente il mio lavoro e procedo. Ecco, questa potrebbe essere la parte più problematica, dove non si ha la certezza che i punti combaciano, ma insomma non è questo il caso, non è il caso di questo progetto e ora lo vedrete. Infatti ve lo sto mostrando passo passo per darvi appunto la dimostrazione di ciò che dico. Ok, procedo. Guardate, non stiamo facendo altro che assemblare la parte inferiore con la parte in basso del laterale. Allora, ultimo punto, l'angolo è qui e adesso risaliamo in maniera tranquilla. Avete visto? Guardate,
tutto si è sagomato perfettamente da solo. Ora continuiamo, quindi punto successivo con punto successivo, risaliamo con la cucitura, stiamo praticamente per terminare, mancano proprio gli ultimi punti. Termineremo bloccando l'ultimo angolo con la maglia che coincide con l'angolo, doppia cucitura, andiamo a disperdere il filo ed il gioco è fatto. E voilà, questo qui è il risultato finale. Guardate come tutto coincide perfettamente. Vi faccio vedere il laterale che abbiamo cucito insieme e l'altro che già avevo cucito da sola. Apriamo il progetto, vediamo se è funzionale. Ovviamente ecco qui, la passamaneria ci sta anche bene. Possiamo richiudere la nostra borsa. Ok, non ci rimane che andare a fissare i due moschettoni a ventaglio, quindi apro le alette del moschettone da una parte e dall'altra parte e il progetto è completato. Tra l'altro questa tracollina in resina ci sta precisa, si abbina perfettamente, quindi riapro nuovamente le alette e mi aggancio con molta tranquillità al ponticello. 1 e 2 e voilà! Progetto completato. Vi do anche le misure. Dunque siamo a 24 cm, un'altezza di, compresa la patella, sto calcolando anche quella, di 17 cm. Abbiamo una profondità di 5 cm. Poi, se volete sapere anche quanto misura con la patella aperta, ve lo dico subito, non c'è problema che ci siamo. Siamo a 36 cm. E beh, allora cosa ne pensate? Mi raccomando, vi aspetto giù nei commenti, voglio sapere una vostra opinione, voglio sapere se il progetto vi è piaciuto, supportatemi anche con un bel pollice all'insù. Come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial perché siamo giunti al termine di questo, quindi ci rivediamo la prossima settimana. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche su Facebook e su Instagram per non perderti le varie novità, i vari retroscena e l'anteprima dei prossimi progetti. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati in questo video li trovate sullo shop online di Tresfere Filati. Tutti gli indirizzi utili sono sempre sotto al video nel box informazioni. Vi ringrazio ancora una volta, alla prossima, un bacino a tutti!